Benvenuti sul mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi vi propongo un nuovo tutorial, uno scialle che si può utilizzare anche come pareo. Vi lascio tutte le misure e tutte le indicazioni per poterlo realizzare. Ricorda molto il punto molto delle foglie, molto carino, che si abbina tantissimo a questo color verde sfumato, fiocco color green, ci sta benissimo. E poi ho deciso di mettere delle frange molto lunghe perché vanno tanto di moda. Vedete, ve lo faccio vedere quanto è grande. Potete realizzarlo anche più grande. Ho utilizzato semplicemente, diciamo, quasi 5 gomitoli, quasi, ma le frange portano via tanto filato, che ci sta veramente molto bene. E quest'estate è proprio di gran moda le frange. Allora adesso vi lascio subito all'occorrente e al tutorial e ci vediamo alla fine. Vi faccio vedere da vicino lo scialle. Come vedete sono delle foglie, è molto carino da lavorare e vi devo dire che si memorizza subito la lavorazione, semplicemente avere diciamo memoria per quanto riguarda l'inizio e la fine di ogni riga che andiamo a lavorare. Per il resto insomma è super facile, insomma si ripete continuamente lo stesso schema. Io ho aggiunto delle frange abbastanza lunghe perché ci sta benissimo. E poi per quanto riguarda il punto, ho scelto questo che non è molto forato, proprio per un copricostume va benissimo. Allora andiamo a vedere subito l'occorrente e poi al tutorial. Il filato che ho scelto per questo progetto è il fiocco color, sono 50 grammi, questo è il color green. Sono 125 metri, consigliano i ferri dal 3,5 e l'uncinetto dal 2,5. Uncinetto 3,5. Per iniziare il nostro progetto vado a realizzare un cerchio magico. Blocco il filo, lo prendo con l'uncinetto e realizzo una catenella. Ora devo realizzare 1, 2, 3, 4 catenelle in più. La prima già l'abbiamo fatta, in totale sono 5, per cui 1, 2, 3 e 4. Nel cerchio magico vado a lavorare una maglia alta. Due catenelle, di nuovo maglia alta. Due catenelle e ancora maglia alta. Ancora 2 e maglia alta. Allora noi dobbiamo realizzare 5 catenelle totali, una maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. In totale ne sono 5, anche con le catenelle di avvio. Ora vado a girare il lavoro e tiro il filo. Realizzo 3 catenelle e giro il lavoro. Vado a lavorare dopo le 3 catenelle altre 2 catenelle di separazione. Sulla maglia alta, che è questa, quella successiva, vado a lavorare 3 maglie alte. La prima, la seconda e la terza. 2 catenelle, vado sulla maglia alta, quella successiva, prendo il filo e lavoro una maglia alta. 2 catenelle, sul punto successivo, sulla maglia successiva, sempre 3 maglie alte sullo stesso punto. La prima, la seconda e la terza.
2 catenelle e entro nella, questa è la prima, seconda, vedete qui abbiamo fatto 5 catenelle, poi entro nella terza partendo dal basso e vado a lavorare una maglia alta e ho concluso il giro, cioè ho concluso la riga. Andiamo a lavorare la terza abbiamo 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6, giro il lavoro. Sulla prima maglia alta vado a lavorare 2 maglie alte, la prima e la seconda sullo stesso punto. Sulla seconda maglia alta vado a lavorare una sola maglia alta, sulla terza maglia alta, che è questa, vado a lavorare 2 maglie alte. Qui la sequenza è 2 maglie alte, una maglia alta e 2 maglie alte. E abbiamo concluso la prima parte. 3 catenelle di separazione, maglia alta centrale. Questo è il nostro punto di riferimento, perché è il nostro centro. Eccolo qui. Ora ripetiamo da capo con 3 catenelle, vado sul punto, sulla prima maglia alta vado a lavorare 2 maglie alte sullo stesso punto, la prima e la seconda. Sulla maglia successiva lavoro una sola maglia alta e sulla maglia successiva ancora, che sarebbe la terza corrispondente, vado a lavorare 2 maglie alte, prima e la seconda sullo stesso punto. 3 catenelle di separazione, ultima maglia, vado a lavorare una maglia alta e devo entrare, visto che abbiamo fatto le 3 catenelle, sempre contando dal basso, sulla terza catenella e realizzo una maglia alta e abbiamo concluso anche questa riga. Andiamo a lavorare la quarta riga, vado a realizzare 4 catenelle, 1 2 3 e 4, giro il lavoro, entro sull'uncinetto proprio sulla maglia sottostante dove abbiamo iniziato, qui, e vado a realizzare una maglia alta, 3 catenelle e ci troviamo questa parte centrale. Con questa parte centrale alla prima faremo 2 maglie, lavoreremo punto su punto sempre maglie alte e all'ultima 2 maglie, semplicissimo. Vado a lavorare il primo punto con 2 maglie alte sullo stesso punto, mi raccomando. Poi vado a lavorare punto su punto, prima, secondo e terzo. Sull'ultima maglia vado a lavorare 2 maglie alte. Ora ci dobbiamo trovare al centro, realizzo comunque 3 catenelle, vado al centro e qui lavoro qualcosa di diverso, dobbiamo un pochino ampliare il nostro scialle, per cui vado a lavorare una maglia alta, una catenella, una maglia alta sempre sullo stesso punto, una catenella e una maglia alta, per cui su questo centro, per questa riga lavorata, andiamo a realizzare una maglia alta, una catenella, una maglia alta e una catenella, vedete, e l'ultimo concludiamo con la maglia alta. In totale sono 3 maglie alte. Adesso 3 catenelle e ripetiamo la stessa sequenza anche in questo punto, cioè 2 maglie alte, maglia alta, maglia alta, maglia alta
e 2 maglie alte, per cui prima maglia alta, realizziamo 2 maglie alte sullo stesso punto, la prima e la seconda, poi vado a lavorare la prima maglia alta, ancora in quella successiva maglia alta e ancora maglia alta, punto su punto, e l'ultima, vedete che questa è l'ultima, vado a realizzare 2, la prima e la seconda. Dobbiamo concludere la riga con 3 catenelle in questo punto. Dobbiamo entrare contando dal basso 1 2 3 alla terza. Come abbiamo iniziato dobbiamo concludere con maglia alta, catenella e maglia alta. Noi abbiamo iniziato in questo modo perché le 3 catenelle di avvio corrispondono sempre a una maglia alta e abbiamo concluso la riga. Quinto giro, vado a realizzare 5 catenelle, 3 4 e 5, giro il lavoro. Adesso sulla prima ma sulla seconda maglia alta vado a realizzare, non sulla prima ma sulla seconda, 3 maglie alte, prima, seconda e terza, senza catenelle di separazione, 3 catenelle. Adesso che ci troviamo sulla foglia dobbiamo stringerla, per cui salto il primo punto, vado in quello successivo, salto il primo in quello successivo e vado a lavorare punto su punto delle maglie alte, la prima, la seconda, la terza e la quarta, abbiamo ancora, e la quinta che è l'ultima, perché non andiamo a lavorare una maglia, questa qui di maglia non viene lavorata, quindi abbiamo lavorate 1 2 3 4 5 maglie. Allora, 3 catenelle, 1 2 e 3 e mi trovo quasi sul centro. Qui vado a lavorare la prima maglia del centro con 3 maglie, prima maglia, la seconda e la terza, 2 catenelle di separazione, mi trovo quella centrale, prendo il filo e vado a lavorare una maglia alta, catenella, di nuovo catenella perché ne devono essere 2, vado a lavorare all'ultima 3 maglie alte, sempre sullo stesso punto, prima, la seconda e la terza. Adesso dobbiamo di nuovo fare la stessa sequenza, per cui ci troviamo su questo punto, dobbiamo sempre fare le 3 catenelle e vado a lavorare la prima la salto e lavoro punto su punto. Con la prima la salto, entro con l'uncinetto nella seconda, vado a lavorare le mie 5 maglie alte punto su punto, vado ancora in quella successiva, ancora e abbiamo finito, sì, abbiamo fatto uno, no, ne ho saltata una, eccola qua. Allora, questa è la terza, la quarta e la quinta maglia. Realizzata la quinta maglia, salto l'ultima, questa la salto, 3 catenelle. Adesso che abbiamo realizzato le 3 catenelle vado sulla prima maglia alta, non la seconda,
e vado a realizzare le mie 3 maglie alte, prima, seconda, sempre sullo stesso punto, e terza, 2 catenelle e vado proprio a concludere sulla prima maglia alta, per cui qui ne abbiamo realizzate 1 2 3 e vado proprio sul basso, le conto, vedete, 1 2 3 e vado sulla terza, sempre sulla terza, e realizzo una maglia alta, prendo il filo, eccolo qui, e maglia alta, e abbiamo concluso anche questo giro. Allora adesso facciamo il sesto, vado ad alzarmi di 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6, giro il lavoro. Ora diciamo che facciamo sempre la stessa sequenza, qui dobbiamo far crescere di nuovo una fogliolina, per cui sulla prima vado a realizzare 2 maglie alte, sulla prima maglia, su quella successiva una sola maglia e in quella invece dopo dobbiamo fare le 2 maglie alte, perché dobbiamo far crescere la foglia. Ora invece andiamo nella foglia successiva che dobbiamo concludere, per cui facciamo sempre 3 catenelle, 1 2 e 3, vado in quella successiva, salto la prima e salto anche l'ultima, vado a lavorare con le centrali, salto la prima, vado a lavorare solo 3 maglie alte, prima, seconda e terza, 3 catenelle, 1 2 e 3, vado in quella successiva che qui dobbiamo far crescere la foglia, per cui la prima lavoriamo 2 maglie alte, in quella successiva lavoriamo una sola maglia e dopo lavoriamo 2 maglie insieme sullo stesso punto, per cui in totali sono sempre 5, eccoli qui. Adesso dobbiamo arrivare, abbiamo il punto centrale, 3 catenelle, 1 2 e 3, vado a lavorare solo una maglia alta, come abbiamo fatto in questo punto, vedete qui abbiamo fatto crescere le foglie, abbiamo lavorato una sola maglia alta, 3 catenelle e vado sul punto successivo, dobbiamo far crescere la foglia, allora 2 maglie alte, una maglia alta e 2 maglie alte, tre catenelle, qui dobbiamo renderla più piccola, per cui salto la prima e lavoro con le centrali, che sono la prima, la seconda e la terza, 3 catenelle, 1 2 e 3, adesso dobbiamo lavorare la parte finale, vedete qui questa è una foglia, per cui se è una foglia dobbiamo farla crescere. Io faccio, vi dico in questo modo in maniera di poter memorizzare bene la riga, vado a 2 maglie alte, una maglia alta e 2 maglie alte, prima e la seconda, abbiamo 3 catenelle, vado a contare al basso 1 2 3, entro nella terza catenella e lavoro una maglia alta,
abbiamo concluso anche questo giro. Vedete la foglia che si forma, se ne forma un'altra e questa la dobbiamo chiudere. Ora andiamo a lavorare adesso il settimo giro. Settimo giro. Allora vado a realizzare 4, 1, 2, 3 e 4 e giro il lavoro. Entro nella stessa maglia, vedete, sottostante, qui alla prima, e vado a lavorare la mia maglia alta. Poi sempre 3 catenelle, perché sì, sempre 3 catenelle, vado a lavorare qui. Qui abbiamo realizzato l'inizio della nostra foglia, come abbiamo fatto in precedenza, dove c'è la prima maglia alta vado a lavorare 2 maglie alte, prima e la seconda, poi lavoro 3 maglie alte punto su punto, in quello successivo. In l'ultima maglia sono 2 maglie, per cui sia la prima che l'ultima sono 2 maglie. Adesso lavoriamo punto su punto, 3 catenelle. Ora ci troviamo a concludere questa foglia. Lavoriamo una sola maglia al centro, la prima la saltiamo e lavoriamo quella al centro, 3 catenelle. Qui dobbiamo fare la nostra foglia, per cui vado a lavorare la prima 2 maglie alte, la seguente lavoro punto su punto, e l'ultima andiamo a lavorare due maglie insieme, vedete, eccole qua, la prima e l'ultima. Adesso dobbiamo andare a lavorare 3 catenelle dove abbiamo realizzato, vedete qui, la prima e la seconda, vedete qui abbiamo le 3 maglie al centro, poi la prima e la seconda, 3 maglie al centro, la prima e la seconda dobbiamo fare di nuovo le 3 maglie al centro. Qui al centro non possiamo sbagliare, abbiamo questa sequenza anche per imparare i punti a memoria, allora ci aiutano. Sappiamo che adesso dobbiamo realizzare una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella e una maglia alta, per cui nei prossimi giri sappiamo che dobbiamo realizzare il giro dopo una maglia alta, il giro dopo una maglia alta. Questo è un modo anche per memorizzare i punti. Allora 3 catenelle, abbiamo qui la foglia che dobbiamo ancora renderla più grande, per cui andiamo a fare la prima maglia alta e la seconda sullo stesso punto, vado a lavorare punto su punto le 3 maglie, la prima, la seconda e la terza, e l'ultima abbiamo da lavorare le nostre 2 maglie alte, perché comunque abbiamo bisogno di rendere la foglia più grande. Eccola qui, 3 catenelle e abbiamo il centro dobbiamo chiudere la foglia, vado in quella centrale, resta una sola maglia alta da fare, 3 catenelle, abbiamo ancora la foglia, cosa faccio? Vado a lavorare 2 maglie alte sullo stesso punto, la prima, la seconda, punto su punto, per cui la prima vado a lavorare, la seconda maglia alta punto su punto la vado a lavorare e questa è la terza, e l'ultima maglia vado a lavorare 2 maglie alte e questa. Abbiamo finito l'ultima foglia, sempre 3 catenelle, 2 e 3, dobbiamo fare 2 maglie alte qui, allora 1 2 3, entro sempre nella terza,
lavoro la prima maglia alta, catenella e la seconda maglia alta sullo stesso punto e abbiamo concluso la nostra riga. Ora andiamo a lavorare l'ottava. Adesso che andiamo a ripetere una nuova riga che sarebbe poi l'ottavo giro, ma noi dobbiamo riprendere dal quinto, per cui 1 2 3 4 e 5. Perché dal quinto? Perché dal quinto iniziamo a realizzare le nuove foglie e a ristringere invece le foglie, cui dal quinto giro iniziamo da capo, per cui il quinto giro ci permette di realizzare sempre le foglie e ristringere le altre. 1 2 3 4 e 5. Noi abbiamo realizzato come il quinto giro le 5 catenelle d'avvio. Vado a girare il lavoro sulla prima, non sulla prima, ma scusate, sulla seconda maglia alta. Questa è la prima, questa è la seconda. Vado a fare le 3 maglie insieme, che le 3 maglie sullo stesso punto alte ci permette di creare una nuova foglia. Qui l'ottavo giro è come l'ottava riga, è come il quinto, qui adesso 1 2 e 3 ci troviamo sulla foglia che dobbiamo stringere adesso, per cui la prima non la lavoro ma lavoro la seconda, la prima la salto, lavoro la seconda e vado a lavorare le mie maglie alte punto su punto. Questa è la terza, la quarta e la quinta maglia e mi fermo come abbiamo fatto in precedenza qui. Allora adesso vado a lavorare sempre 3 catenelle e qui dove abbiamo la maglia alta vado a lavorare le 3 maglie sullo stesso punto, perché ci permette di realizzare una nuova foglia. Tre catenelle, vado a lavorare la prima no ma la seconda punto su punto. Questa è la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta. L'ultima maglia non la lavoro. 3 catenelle. Adesso noi ci troviamo al centro, però abbiamo le 3 catenelle, le 3 maglie alte, vedete anche qui le 3 maglie alte e qui le 3 maglie alte. Ci dobbiamo ricordare che qui realizziamo una foglia e qui realizziamo una foglia quando ci troviamo con le 3 maglie alte. Io vi do queste indicazioni proprio perché lavorando poi, memorizzando questi punti, è molto più facile. Fatte le 3 catenelle, noi abbiamo qui sulla prima maglia, vado a lavorare 3 maglie alte perché ci permette di realizzare una foglia e ogni volta che ci troviamo con 3 catenelle, 3 maglie alte, da oggi che dico sempre catenelle, 3 maglie alte al centro, sappiamo che dobbiamo realizzare una foglia cui 2 catenelle, non sono 3 ma sono 2 in questo caso, maglia alta, due catenelle e di nuovo iniziamo con la foglia. Tre catenelle,
iniziamo qui a stringere la foglia. Vedete, dopo 1, 2, 3 righe lavorate, diciamo che poi al quarto giro la prima maglia alta non va lavorata. Ecco, io la stavo lavorando. Ecco qui, dobbiamo stringere la foglia. La seconda, la terza, la quarta e la quinta. 3 catenelle sempre. Qui al centro dobbiamo rifar crescere la foglia, per cui abbiamo una sola maglia, vado a lavorare 3 maglie, la prima, la seconda e la terza sullo stesso punto. 3 catenelle e ci troviamo sempre qui a far ristringere la foglia. Salto alla prima e vado alla seconda e lavoro. Sempre punto su punto e abbiamo l'ultima maglia da lavorare. L'altra la lasciamo così in sospeso. Allora 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vi ricordo che la prima maglia alta e questa è la seconda, vedete, si vedono? In questa dobbiamo far crescere la foglia, non ci dimentichiamo, qui vado a prendere il filo e lavoro le mie 3 maglie alte. Prima, la seconda e la terza. 2 catenelle e vado a lavorare la maglia alta contando dal basso, 1, 2, 3, entro nella terza catenella e lavoro una maglia alta. E ho concluso tutto il giro. Come vedete, ripartendo dalla quinta riga, poi 1, 2, 3, 4, 5, si inizia con le 3 maglie su un punto, perché questo fa sì che crescono le foglie, ma nello stesso tempo poi dobbiamo stringere le altre. Ecco qui, per cui riprendendo dalla quinta riga, noi facciamo sempre la stessa sequenza fino al punto di ripetere poi la quinta. Perché lavorando qui le 3 maglie abbiamo dalla quinta riga, andiamo a fare la sesta e la settima, all'ottava dobbiamo poi ripetere, ovviamente quando dobbiamo fare l'ottava riga corrisponde alla quinta e riniziamo, perché dove abbiamo creato le foglie poi dobbiamo ristringerle, per cui lo vedete, la foglia diventa grande fino a 1, 2, 3 righe e poi dobbiamo stringerla, per cui dobbiamo aumentare lo stesso modo di 3 righe per renderla grande, per cui la sequenza è sempre la stessa. Io vi ho dato le indicazioni, mi raccomando, sul centro abbiamo 1, 2 le maglie alte e poi ne abbiamo 3 con una catenella di separazione e poi andiamo a lavorare un giro con la crescita, diciamo, delle foglie, diciamo così, e poi si ripete ancora un giro con maglie alte, una maglia alta e poi le 3. Insomma, la sequenza si memorizza da sola, cioè è facile, è inutile che vada avanti a farvi vedere tutta la sequenza dello scialle, perché basta ripetere dalla quinta riga, e dove dobbiamo allargare la foglia la allarghiamo, dove dobbiamo stringere la stringiamo. È super semplice. Ecco qui, ho terminato, ho lavorato 3 gomitoli e poi mi sono fermata. Ho preso il quarto gomitolo e ho iniziato a fare le frange, ma le frange mi sono fermata fino a qui. Ora vi faccio vedere come si realizzano e non sono andata oltre. Infatti qui mi occorre il quinto gomitolo per finire questa parte, così in base vi potete regolare. Sono 120 centimetri per quanto riguarda la larghezza. Ora vi do anche la lunghezza. Andiamo a vedere subito.
sono sui 54-55 centimetri. Sì, sui 55 centimetri per 120, ma voi potete renderlo più largo e più lungo quanto volete. Per le frange, ora lo giro, così ve lo faccio vedere bene da sotto. Eccole qui, sono belle ricche perché ho messo 5 fili e l'ho collocati una volta al centro, una volta qui sulle catenelle e una volta diciamo al centro, anche se non è proprio perfetto al centro, ma va benissimo. Questo per renderlo anche più ricco, e voi potete decidere di realizzarlo nei centimetri che volete, nella larghezza che volete. Io sono 120 e per me è perfetto. Allora adesso vado a nascondere tutte le codine lunghe che io lascio di solito e ora vi faccio vedere come realizzare le frange. Allora, io ho fatto le frange, sono di circa 14 centimetri. Ho preso un cartoncino, ho avvolto il filato e l'ho tagliato in maniera di poter trovare il filo sempre della stessa misura. Vado a prendere 5 fili e li vado a inserire qui nello spazio. Dovrei averne presi 6, uno in più va bene. Allora vado a passare tutti i fili proprio qui, la solina che si forma, e vado a tirare. Poi prendo un altro po' di fili, che circa io ne metto 5 o 6, non ha importanza. Ecco qui, entro qui nel centro e vado a passare il filo in questo modo. Allora io lo passo, come vedete, sia nel centro e sia nella parte delle maglie alte, vedete, qui, in maniera di renderlo abbastanza ricco. Ecco qua si vede forse meglio perché è chiaro, vedete, qui al centro, qui, però in maniera di renderlo più ricco possibile, e lavoro fino al termine dello scialle. Come avete visto è facilissimo da realizzare, poi vi lascerò tutte le indicazioni per realizzarlo anche più grande. Come misura sono 120 per circa 55 di altezza, il punto è facilissimo, basta semplicemente ricordare a memoria l'avvio, sia l'avvio che la fine, che cambia insomma in diverse righe di lavorazione, ma è super facile come tutti i miei tutorial. Allora noi ci vediamo ai prossimi tutorial vi annuncio già da adesso con il cappello, proprio perché abbiamo abbinato tutto il nostro costume, il pareo e adesso anche il cappello per la prossima settimana. Allora un bacione a tutti, se volete potete seguirmi anche su Instagram, sempre Dolci Riflessi. Un bacione, ci vediamo ai prossimi tutorial. Un bacio.